Avete capito qua che vuol dire? I funghi li famo noi. La famo una ricetta velocissima, appetitosa, buona, gustosa, proprio per questo momento che stiamo quasi lì per entrare nell'estate. Però ancora non abbiamo i prodotti eccezionali, quei pomodori freschi buonissimi, nel pieno della stagione, perché ancora stiamo a inizi giugno, i pomodori quando arrivano? Quelli buoni buoni arrivano dopo la metà di giugno, a luglio, agosto. Quindi farò 1000 foglie di pane carasau, quello bello, fritto nell'olio, quindi diventa pane cuttiao, con pomodorini, bottarga e ricotta. Semplici, che ce vo? Niente, ora vi dico già gli ingredienti. Abbiamo l'origano a mazzi, perché il basilico ancora non è pronto, non è bello bello. Pane carasau, poi abbiamo dei pomodorini datterini conservati con tutta la buccetta, cipollotto, peperoncino, aglio fresco in varie maniere, sia l'aglietto, quello piccoletto, questo qua, sia l'aglio fresco. Poi abbiamo una bella ricotta, guardate, bottarga di muggine, che c'avevo a casa già pronta per essere tagliata. Poi olio buono, sicuramente. E poi che cosa manca? Manca un po' di sale e un po' di pepe, quello ce l'avete a casa, no? Mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, dove andremo a far diventare più buono il pane carasau. Diventerà un pane cuttiao, quindi lo friggeremo. E con l'olio extravergine nostro, che voi decidete di usare. Allora, calcolate che tutto quello che mettete all'interno della pentola poi lo dovrete nel piatto. Che vuol dire? Che vuoi dire, Max? Che vuoi dire? Voglio dire, se mettete roba buona, sicuramente il piatto diventerà ancora più buono. Se mettete un olio che sa un po' di forte, perché è un olio vecchio, tutto quanto ci avrà, il sapore sarà differente. I dettagli fanno la differenza, credete a me. Le ricette semplici funzionano solamente se usate prodotti di grande qualità. E mentre l'olio va in temperatura, io vorrei aromatizzare quest'olio con uno spicchietto d'aglio, così lo apro a metà con tutta la camicetta. Poi, capito? E strofino sul fondo della padella. Così facciamo diventare ancora più buono quest'olio, che già lo è, perché è l'olio dei fratelli Rigari. Quelli sono bravi, eh. Cosa straimportante è la ricotta. Allora, vi piace la mucca? Nel senso, il latte di mucca che è un po' neutro? Sì, ma se voi pensate alla Sardegna, che vi viene in mente? Oltre al maialetto viene in mente la pecora, quindi io preferirei metterci un qualcosa proprio di pecora, quindi questa ricetta la dedichiamo ai nostri amici sardi che amiamo tutti, però non li diamo mai soltanto d'estate, amiamoli pure d'inverno, perché ci sono dei posti fantastici. Io ci sono andato d'inverno in Sardegna, è stupendo, altro che in Tibet, in mezzo ai monaci, andate in Sardegna d'inverno e vi riprendete, vi ricreate tutto quello stress che avete accumulato nelle vostre città, nelle nostre, anche io ci vivo in città. Usiamola tutta. Già la vedete a occhio nudo se una ricotta è fresca o meno. Guardate la morbidezza, come si rompe. Non ci dovete mettere niente. Io quello che vi consiglio è metterci un pochino di pepe, qua, così, pepe nero, un pochettino di sale, così. Nature, che a noi ci piacciono queste cose naturali. Allora, vedete io che faccio? L'origano secco, ma la rifate d'estate sta ricetta? Metteteci il basilico fresco, l'origano fresco, come volete voi. Ma io ancora non c'è il basilico che piace a me e uso l'origano secco. Io aromatizzerei la nostra ricotta con un po' di origano, poco. Attenzione ai ramoscelli. E questo è super profumato. L'aglio lo lascio così, mi piace, eh? Metto il pane carasau e lo andiamo a friggere. Bello, così. Si deve ben colorare e di diventare ancora più buono, più speciale. Questo pane è un'opera d'arte. Immaginate questo pane fatto di semo di grano duro, fatto in questi forni. È pazzesco, è geniale questo pane. È leggero, è buono, è perfetto. E intanto l'aglio sta sprigionando il suo profumo, no? Io sono innamorato di questa gratella. Questa è la gratella per le torte, quindi si usa per quando uno fa la glassa sulle torte, però è pazzesca anche per fare quest'altro lavoro. Quando friggete, scola l'olio. Mentre si frigge potete pure lavorarlo il pane carasau, guardate qua in che maniera, perché si ammorbidisce. Posso fare un cornetto, posso fare qualsiasi cosa. Però le mani ci dovete avere forti, eh? Vedete? Così posso fare qualsiasi cosa, quindi è un'idea. Qua le idee non finiscono mai, finché ci stanno idee ci sta vita, ci sta vita. Ecco qua. Ne friggo un altro perché tanto questo lo mangiate così, è uno snack fantastico. Ecco, questo qua è anche un'altra idea, che potete usarlo come snack, per un aperitivo. Ma sarà buono veramente? Ora lo faccio vedere. Allora, metteteci un po' di sale, questa maniera. Poi questo la via così come il pane, buonissimo.
Ecco qua, bello. Ma insomma, vi pure incontro per strada, mi chiedete, lo sai che fate? Tante volte mi fermate, ma se fa una foto, vabbè. Io sono iscritto, qualcuno subito lo dice, qualcun altro mi ha detto oggi, mi ha fermato uno, ha detto sì, io sono iscritto però mia moglie no. Allora che facciamo? Faccio la foto solo con te? Quindi vedete scrivere, almeno se incontriamo, se si domo da una stretta di mano, se vuoi fare una foto, tu voi siete iscritti e stiamo a posto, faccio tutto quello che volete voi, posso venire pure a casa vostra a cucinare. Sfizi ovunque, uniteci a noi. A proposito, devo salutare Lorenzo, che è il figlio di Riccardo, che mi seguono dalla Catalogna. Quindi un abbraccio grande da Roma. Che volete di più? E vi mando un po' di profumo, sti profumi italiani, sentite, Io li schiaccio un po' e mangiatevi tutto, mangiate le buccette, mangiate di tutto, non fate schizzinosi, fanno bene le buccette. E poi qua il pomodoro, quando lo cuocete, c'è il licopene, lo sapete? E fa benissimo. Dice mamma mia Max, quanto stanchi, quanto stanchi. E vedi che cose, poi fate come vi pare a voi. Un po' di sale, deve essere abbastanza denso, non deve essere acquosa. Quindi lasciatela andare. Domanda, sta salsa, con staglietto. Una cipolletta, ciao, lo mette e metteci un pezzettino proprio, il verde solamente, guarda. Levo questa parte qui e poi tagliamo un po' così. Cipollotto, anche se lo metto all'ultimo non fa niente, è una cosa molto semplice, molto umile questo piatto, questa ricetta, però so quelle cose che dici quanto è buona, mamma mia. Assaggiate sempre. È buonissimo, perché è buono il pomodorino, datterino, fatto in questa maniera. Poi, quando vedete sulla scatola, leggete pomodoro lavorato da fresco. Questo è importantissimo, ok? Quando i pomodori sono lavorati da fresco sono molto più buoni. Non so, perché sono delle volte che fanno, li conservano, li raccolgono, li fanno e poi li lavorano, li mettono dentro il barattolo dopo un po'. Quindi, date retta a me, guardate anche questa cosa. Il pomodoro è come lo voglio io, bello tirato, riesco a disegnare sul fondo della padella. Io lo sto facendo con la ricotta, ma qualcuno potrà dire, lo posso fare con la stracciatella? Ancora meglio. Fate come volete voi, una bella mozzarella di bufala, bella, ricca di latte. Allora, io faccio in questa maniera, ho messo un po' di ricotta così se rimane attaccato non si muove. Questo qua è un trucco per i camerieri quando escono dalla cucina, così non si muove niente, perché i camerieri sono bravissimi, io li voglio bene, però tante volte, sai, tanto ha fatto il cuoco che ci frega, e te possino. Invece così, vedi, non si muove mai. Poi, non una chenella, una cucchiaiata di ricotta. È un antipasto? È un aperitivo? Dipende da quello che volete dare, non potete dargli 3 etti di ricotta, capito? Pomodoro, guarda il colore, un po' di bottarga, così, grattugiata. Facciamo una cosa carina, no? Rompiamo, ok, ricotta. Allora qualcuno dirà, ma per forza lo devo servire in questa maniera? No, potete pure fare un aperitivo con il pane carasau fritto e lo usate come se fosse delle tortiglie, come dicevo prima, quindi una ciotolina col pomodoro, una ciotolina casomai con la ricotta e questo è pazzesco, è buonissimo. Un altro po' di bottarga così, grattugiata. Poi, te ci piace un po' di piccante? A me sì, io impazzisco del piccante, che devo fare? Tagliamo delle fettine sottili, eh? E poi, vuoi esagerare? Vuoi fare proprio un zozzone, vuoi fare? E dai una botta così di olio, dai. E questo, guarda che piatto, nella sua semplicità, nella sua freschezza. Ma te ne voglia da mangiarlo? Che fa? Non ci beviamo niente, dai, eh. Oddio, mi si era incollato un altro bicchiere. Il non filtrato prendiamo oggi, eccolo qua, poi stappiamo col cucchiaio. Questo vino è il vino con cui ho conosciuto Valdellovo. Saluto Clotilde e il marito, saluto. Loro stanno a Valdobbiadene. Vedete, è un vino che non è trasparente, è un vino un po', guardate, c'è un po' di posa, è un vino un po' di altri tempi. Non voglio rovinare il piatto, faccio così, un po' di ricotta, un po' di pomodoro, un pezzetto di peperoncino, che a me piace, un po' di bottarga. Avete capito qua che vuol dire? I finger li famo noi, li famo vedere.
Urrà! Che ve lo dico a fa? È buono. Come fa a non essere buona una cosa così semplice, così... guarda, io sono ignorante qua, ma il pezzo di... La vostra bocca andrà in estasi perché avete il croccante, avete l'acidità del pomodoro, la sapidità della bottarga, la cremosità della ricotta. Ma andate, dove vanno? Noi con un pezzo di pane, un po' di ricotta, un pomodoro e due grattate di bottarga facciamo un piatto eccezionale. L'altri che devono fare per farlo buono? La nostra.